Premiamo F5, clicchiamo su BAT, come vedete viene aperto il contenuto della cartella, clicchiamo nuovamente su BAT, come vedete viene richiuso, o meglio viene richiusa la nostra cartella. Ora, se noi apriamo Classi, che è una sottocartella di Include, e clicchiamo su Include, come vedete viene chiuso il contenuto. Qualora ricliccassimo su Include, come vedete viene conservata la nostra selezione precedente, quindi l'elenco. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, è nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la generazione di tutti i file delle cartelle, quindi abbiamo generato la visualizzazione grafica di tutto il contenuto della directory selezionata sotto forma di albero, quindi ricorsivamente ricostruito tutte le cartelle all'interno della cartella selezionata. Perfetto. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo in realtà ad attivare la navigazione all'interno delle nostre directory. Quindi per prima cosa andremo a nascondere il contenuto delle sottocartelle. Quindi gli diremo al secondo LI, se si tratta di una cartella, semplicemente tramite il CSS gli diremo display none. Bene, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete di default viene caricato l'elenco principale, quindi soltanto l'elenco primario, mettiamolo in questo senso, della cartella selezionata, quindi della nostra cartella htdocs. Quindi stiamo riproducendo questa situazione qua. Bene, ora quello che vogliamo fare è innanzitutto alle cartelle, soltanto alle cartelle, assegnare il tag A. Quindi nel primo LI, che non ha ovviamente display uguale none, andiamo a inserire il tag A, gli diamo un href nullo, quindi JavaScript void 0, come sempre, e racchiudiamo il nome della cartella, e visto che ci siamo lo impostiamo anche per le cartelle che non hanno una visibilità. Bene, quindi salviamo, F5, perfetto, e come vedete ora le cartelle hanno il link attivo. Bene, ora quello che dobbiamo fare in realtà è andare a creare una funzione in JavaScript che al click sulla cartella selezionata ci mostri il relativo LI nascosto. Quindi innanzitutto all'LI che abbiamo nascosto gli diamo un identificativo, quindi gli diremo id uguale, e come identificativo in realtà andiamo a impostare tramite il PHP il nome della cartella, quindi faremo un echo $i. Bene, poi nella cartella invece principale, al click, quindi all'on click, andiamo a richiamare una funzione che ovviamente dovremo creare, che la chiamiamo open, o meglio la chiamiamo non uguale a quella, ma sì, la chiamiamo opendir, anzi open folder, quindi in JavaScript, e gli passiamo come valore la nostra variabile i. Bene, quindi nell'intestazione del nostro file apriamo i tag script
type text JavaScript, aperto e chiuso, definiamo la funzione open folder che prende in ingresso la cartella, quindi folder, e gli diciamo document.getElement by id, e qua ovviamente ci va folder, .style.display uguale block. Quindi andiamo a visualizzare l'LI nascosto. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su Bat e come vedete viene aperto correttamente il contenuto della cartella selezionata. Clicchiamo su icone e ovviamente troviamo tutte le icone. In include troviamo le classi, crea form, crea funzioni, font, JavaScript. Clicchiamo su JavaScript e come vedete, scusate, ricorsivamente viene aperto il contenuto della cartella selezionata, anche se qua non capisco perché mi sta mettendo i link di JavaScript attivi. Perché in realtà qua non ci va il tag A. Controlliamo. Allora abbiamo detto include JavaScript, perfetto, si deve andare a associarlo soltanto alle cartelle, perfetto, e quindi in questo modo andiamo ad aprire tutte le cartelle di nostro interesse. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare in realtà è andare anche a chiuderla qualora venga riselezionato, e quindi prima di impostare il display uguale block andiamo con document get element a recuperarci lo stato della nostra cartella. Quindi faremo un var display che sarà uguale a document.getElement by defolder.style.display. quindi andiamo a recuperarci lo stato e poi gli diciamo if display è uguale a none. Allora andiamo a impostargli il display block, altrimenti gli imposteremo il display uguale a none. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su Bat, come vedete viene aperto il contenuto della cartella, clicchiamo nuovamente su Bat e come vedete viene richiuso, o meglio viene richiusa la nostra cartella. Ora se noi apriamo classi, che è una sottocartella di include, e clicchiamo su include, come vedete viene chiuso il contenuto. Qualora ricliccassimo su include, come vedete viene conservata la nostra selezione precedente, quindi l'elenco precedentemente visualizzato. Quindi in realtà questa selezione può essere anche comoda. Bene, ora andiamo anche a dare all'alt sulle nostre cartelle un titolo. Quindi in realtà al nostro tag A gli aggiungiamo anche title e gli diamo come titolo
il percorso, quindi root/i. Perfetto, salviamo. F5, Apache htdocs icone. Sì, va bene. Ok, ora qua siamo all'interno della cartella prova che stavamo utilizzando nelle precedenti video guide. E come vedete qua c'è una cartella che si chiama test. In realtà io la vorrei aprire e far visualizzare all'utente che la cartella risulta vuota. Infatti se ci spostiamo in prova, apriamo la cartella test, come vedete è vuota. Quindi per fare questo, nella nostra funzione, quindi alla chiamata della funzione, definiamo la variabile dir empty, quindi vuota, e la impostiamo questa variabile a 0 di default. Bene, poi ad ogni ciclo while, se i è diverso dal punto e dai due punti, la variabile dir empty la impostiamo uguale a 1, e poi prima della chiusura dell'UL gli diciamo if dir empty è uguale a 0, quindi non è stata riscontrata una directory piena, quindi con del contenuto, allora andiamo a stamparci un LI, gli diciamo sempre style list style none, apriamo il tag img, src icone slash nofile.png, quindi richiamiamo questa immagine, gli diamo la stessa grandezza delle altre immagini per quanto riguarda i file, quindi 25 pixel, chiudiamo il tag img, ci scriviamo anzi cartella vuota, e chiudiamo il nostro LI. Bene, direi che dovremmo esserci, quindi salviamo, F5, ci rispostiamo all'interno della cartella prova, apriamo la cartella test e in realtà non ce la sta aprendo. Allora vediamo un attimino di fare un alert al click e stamparci la cartella per vedere se sta trasmettendo correttamente il dato. Quindi F5, abbiamo detto prova, ok, test, ok, quindi il nome della cartella lo trasmette nel modo corretto. Ora invece di stamparci la cartella andiamo a stamparci il display, quindi lo stato. Quindi F5, prova none, test none, riclicchiamo nuovamente su test e qua ci dà block, quindi in realtà l'istruzione tramite JavaScript viene assegnata nel modo corretto, quindi qualora ricliccassimo, come vedete il display
risulta none. Bene, quindi il display gli viene associato nel modo corretto. Credo che il problema possa essere dipeso dall'assegnazione dell'ID, perché qua al link come ID gli stiamo dando il nome della cartella e sicuramente all'interno del nostro della nostra root deve esserci un'altra cartella test, o meglio un'altra cartella, quindi il link con lo stesso ID, e quindi ovviamente non va a associarlo a quello che stiamo realmente cliccando, ma a un altro LI, il display block. Vediamo allora se lo stesso avviene con privata CSS. Ok, in effetti anche la cartella CSS non viene aperta perché, come vedete qua ci dice block, vuol dire che l'ha assegnato ad un altro LI, perché ora in realtà la cartella CSS ce l'abbiamo anche in pubblica. Perfetto, e come vedete neanche qua funziona, e anche in altre cartelle, quindi l'assegnazione dell'ID non avrà il nome della cartella, ma dovremmo in realtà assegnare un ID univoco, quindi ad ogni chiamata, anzi non ad ogni chiamata della funzione, dentro l'istruzione if isdir andiamo a definire la variabile id che sarà uguale a random, quindi utilizziamo questa funzione in PHP e gli diamo il minimo e il massimo dei numeri da considerare. Quindi questa funzione random assegnerà alla variabile id un numero compreso tra 1 e questa baradam di numeri. Quindi invece di stamparci all'interno della funzione la variabile i, ci stampiamo come identificativo l'id restituito con la funzione random in PHP. Quindi salviamo, premiamo F5, ci spostiamo all'interno della cartella privata, clicchiamo su CSS. Come vedete ora la cartella CSS può essere correttamente aperta. Ci spostiamo in prova e testiamo anche l'apertura della cartella test. Perfetto, come vedete la cartella è stata correttamente aperta e qua abbiamo l'icona del file vuoto con la dicitura cartella vuota. Sì, in realtà non avevamo considerato che l'identificativo ovviamente deve essere univoco, e quindi al click poi se ci sono altre cartelle con lo stesso nome ovviamente non va ad associargli correttamente l'istruzione per il display. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione andando a introdurre il programma IDE per la modifica dei nostri file.